as a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raced our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer of kidnapped me. Adesso gli diamo un po' di acqua. Le arancioni. Dai, bevette? Bevette. Bravi. Pure gol. E la mazzata. Oh, per andare a casa. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies. Ciao a tutti, anche oggi insieme. Prima di iniziare il video vi voglio augurare una bellissima giornata e vi mando un abbraccio a tutti. Guardate ragazzi, adesso mi sono rimasti 2 cassettoni in cabina armadio che quando ho fatto cambio stagione mi sono rimasti. Ogni anno lascio un cassetto con i vestiti dove dico, vabbè questo ancora mi può servire, magari fa un po' di fresco. E mi ritrovo che tutta l'estate ho un cassettone, anche 2 pieni con i vestiti che non li uso. E adesso mi sono messa a separare tutto, anche così mi libero un po' di spazio. Guardate cosa ho fatto, i contenitori che per i vestiti mi sono finiti, erano quelli dell'Ikea. E ho in casa questi sac à poche, non so neanche come chiamarli, che di solito l'Ikea li vende per mettere dentro il cappotto, i giubbotti invernali. Ne avevo tanti che non avevo più cosa mettere dentro e ho pensato perché non metterli qua dentro. E vi dico che mi trovo così bene, una perché mi è entrata veramente tante cose, vedete, chiudiamo, di lì dentro comunque rimane protetto da polvere e così ci siamo organizzati, no, con quello che abbiamo in casa. Adesso lavo più spesso il pavimento perché non è soltanto la polvere, ma ho i bambini che giocano fuori nell'orto, con i piedini vengono bagnati in casa e ho sempre, no, le impronte dei loro piedini. Vedo che sempre più spesso mi fate la domanda per quanto riguarda il mio pavimento. Allora io ho un laminato. Quando abbiamo ristrutturato la casa io ho sempre desiderato di avere la casa con stesso pavimento in tutta la casa. Mi dà l'impressione che quando è stesso pavimento si vede molto più minimale, tutto più tranquillo, ok? Invece quando ci sono in una stanza un tipo di pavimento, in un'altra stanza un altro, corridoio in un'altra ancora, ecco fa un effetto un po' più tutto più scombussolato come. Insomma, sono dei gusti, ecco, io volevo un pavimento, stesso pavimento su tutta la casa, per cui io ho un laminato e vi dico che si comporta molto bene, non ho difficoltà di lavarlo o che mi rimane macchiato, assolutamente, vedete anche voi che è perfetto. Vi faccio vedere i prodotti nuovi che mi sono arrivati da Avamei. Chi mi segue dall'inizio sa molto bene che avevo detto anche più volte che non amo i profumi di casa, candele,
Non ho mai trovato quella candela, sempre qualcosa di troppo forte che mi stancava, invece Avamec è riuscita a cambiarmi l'idea. I prodotti che mi sono arrivati è una vera chicca estiva e portano a casa quella voglia di mare e feste in spiaggia. La candela grande da 500 grammi dura 70 ore. Le note sono ananas, noce di cocco e muschio. Poi ci sono dei diffusori che mi piacciono tantissimo. Uno è più grande e questo verde che adesso lo stanno usando è il mio preferito. Ecco, quando guardate questo diffusore, no, sicuramente già vi dà quella freschezza, quella delicatezza, quel fresco. Il diffusore grande dura 12 settimane, avete anche un codice sconto con Erika 3 e 50% di sconto. In più c'è anche alla vostra scelta un altro prodotto gratis, però comunque vi lascerò tutto nella descrizione del video. Io di solito faccio anche così, se non vogliamo accendere la candela, a parte che la candela non scalda perché possiamo anche accenderla, ma se non la voglio accendere amo, ecco, così lasciarla, tolgo il tappo di sopra e ogni volta quando io passo sento quella fragranza, mi dà una sensazione molto piacevole. E alla loro fragranza che è unica, mi piacciono tanto queste candele anche che hanno un design veramente unico, bello, possiamo usarle anche come elemento decorativo nelle nostre case. E con loro sì che ci aiuta a creare ancora più atmosfera nelle nostre case. iPhones full. Who's gonna save Metto un po' di fiori in vaso, questi fanno sempre piacere, anche dei fiori. Guardate ragazzi, adesso che ho avuto la mia mamma da me, poi avete già visto che sono andata in vacanza con lei, con i bambini. Poi sono ritornata dalla vacanza e sapevo che lei già doveva partire, per cui mi sono approfittata un weekend mentre lei stava con i bambini. E sono andata via con mio marito tipo da venerdì sera fino a domenica sera, anche ci siamo fatti un weekend così da soli. Non per la coppia aiuta molto anche queste uscite così in due, quando è possibile giustamente. Adesso vi faccio vedere fuori. Eccolo qua, bellissimo. Guarda, stasera dormiamo con la finestra aperta così si sente il mare. Sai che bello sarà? Ah? Domani le zanzare faranno festa comunque. Come zanzari festa, ma no. Se vuoi lavorare liscio per la barriera romagnola, sì. Liscio. La Romagna, sai, la barriera romagnola liscio. Adesso mi metto il rossetto. Quando vado con Alberto e con la Giulia, quando esco, loro vogliono sempre i bacini e non me lo metto mai. Ecco qua, così. Se vuoi mi metto anche dei tacchi, Ho preso anche i tacchi da casa. Ti ho fatto male? Buongiorno, sono le 6:30 di mattina. Adesso andiamo a pranzare, ci siamo già cambiati e andiamo a casa. Si torna. Torna da domani. Io da oggi in poi non cucino più. Neanche Ho preso un ritmo di andare a sedermi, avere colazione pronta
Pranzo pronto, cena pronta. Come si fa adesso? C'è un profumino buono buono. È buono? Sì? Ma che bello che l'hanno fatto, vero? Quasi muori da caldo. Questa settimana, questi giorni farà tanto caldo. Allora vi spiego cosa voglio fare io adesso. Ho iniziato a zappare tutto l'orto. Allora l'orto è pulito, non c'è l'erba cattiva, ma vi spiego perché lo faccio. Praticamente ho notato che adesso quando bagno la sera l'orto, la terra è molto secca, è dura, compatta tipo, e quando io lo bagno lei fugge dalle radici, ok? Non si ferma alle radici perché è molto compatta. Invece se io la muovo un po' lei diventa più soffice. Non so se riesco a spiegarmi bene. Dovrebbe mantenere l'acqua vicino alle radici, ma non che mi scappa via, cioè non che va più lontano l'acqua di quello che mi serve a me. Perché se io la muovo diventa più soffice, lei assorbe meglio, ok? Dove sono le radici. In questo modo penso che anche farei un bel risparmio di acqua. Ecco, per farvi un esempio qua, vedete io li ho bagnato ieri sera, no? E l'acqua, come potete vedere, si è allontanata così, vedete, perché la terra è molto dura, per cui non c'ho bisogno io che mi arriva l'acqua fino qua, o qua ad esempio, vedete, a me è sufficiente, visto che adesso siamo in mancanza dell'acqua, che mi rimane più vicino alle radici. O ad esempio anche qua dove ho i cetrioli, vedete, io li bagno alle radici, però se la terra non è soffice, lei cosa fa? Ecco, scappa via, si allontana dalle radici. Alberto, controllalo. Guardate come mi organizzo io per sfruttare al meglio l'orto. Qua dove ho tolto le patate ho messo un po' di terra, di terriccio universale, perché voglio nella maniera che sia più soffice, e semino qua un altro po' di rucola, un altro po' di carote, e ho messo anche un'altra riga con le patate. In questo modo, in teoria, dovrei avere le patate nuove in autunno tardi, ok? Vediamo se funziona. Invece qua semino, come avevo già detto, un po' di carote, un po' di ravanelli, un po' di rucola e anche la cipolla verde. In questo modo avrei anche per l'insalata. Così sfruttiamo al meglio, no, l'orticello. Ho tolto le patate e semino qualcos'altro. Guardate i miei pomodori come sono già belli cresciuti, sono proprio belli belli. Abbiamo bisogno comunque delle pesche che siano molto mature. Io ho fatto questo, li ho lasciati comunque 2 giorni qua in cucina e loro si sono maturati, vedete, sono molto morbidi. Li lasciamo maturare bene, li lavo e li metto un po' ad asciugare. Ragazzi, facciamo succo naturale di pesca per l'inverno e lo potete fare anche per adesso, soprattutto se avete dei bambini piccoli. È ottimo. Adesso vi faccio vedere in che modo io lo faccio, è molto semplice da fare, ma vi dico che se provate a farlo, fatelo tanto perché vi piacerà tantissimo, soprattutto d'inverno, semplicemente vola.
la gira che non sto aspettando. Adesso l'ho già finito da tagliare e vi dico questo, alcuni video su YouTube fanno questo: mentre mettono la pesca per fare il succo mettono subito anche lo zucchero. È sbagliatissimo, vi spiego il perché. Non possiamo mai sapere quanto zucchero ci va, perché dipende quanto è matura la pesca, dipende quanto è dolce questa pesca, per cui è inutile che io adesso metto zucchero che magari mi risulta dopo troppo dolce. Ad esempio le mie pesche, non so se riuscite a vedere quanto succo ha lasciato, perché sono molto mature e sono veramente tanto dolci. Faccio questo: metto la pesca qua dentro, li mettiamo a bollire e dopo alla fine metteremo il zucchero. A 1,5 kg di pesca già tagliata, sbucciata, metto 1,5 kg di acqua. Ad esempio, se voi avete 2 kg di pesca, fate 2 litri di acqua. Lo lascio bollire. Quando inizia a bollire lo lasciamo 5, massimo 7 minuti. Mentre bollisce comunque provo a togliere un po' di schiuma e metto anche, allora io qua ho 1,5 kg di pesca, 1,5 kg di pesca ho messo metà limone, ok, succo di limone che l'ho tagliato alla metà, l'ho spremuto e mi sono presa la spremuta di metà limone e aggiungiamo dentro. Lavo le bottiglie con un po' di acqua e bicarbonato e non le sterilizzo adesso, dopo vi spiego il perché. L'ho frullato tutto e tolgo tutta la schiuma. Noi se togliamo questa schiuma il succo rimanerà un colore più bello. E adesso aggiungiamo lo zucchero. Allora vi dico, io ho 1,5 kg di pesche, che ho messo 1,5 litri, scusate, di acqua, ho aggiunto 500 grammi di zucchero, ok? Per i miei gusti va benissimo così. Adesso ecco, ho assaggiato, visto che ancora bisogna un altro po' di zucchero, per cui ecco, vi consiglio anche a voi, non mettetelo subito che dopo, insomma, magari non vi esce bene. La densità è questa. Allora non ho sterilizzato prima i barattoli, vi spiego il perché. Come ho intenzione io di metterli tutti in acqua, allora comunque si devono sterilizzare. Invece se non li mettevo dopo a sterilizzare, ma mettevo il tappo e li lasciavo già così, allora li sterilizzavo prima, ecco, per non fare le cose inutili 2 volte. Guardate, queste preparazioni, l'avevo detto anche tante volte, li faccio un po' alla volta, quando c'è la possibilità, quando ho qualche pesca in più, non mi piace fare tutto nello stesso giorno. Li tengo altri 10 minuti per creare sottovuoto. Allora di solito faccio così, ho anche questo che uso per le conserve che è bello alto, vedete? E quando voglio fare più barattoli di succo li metto così in piedi, sono coperti dell'acqua, diciamo 10 minuti che si sterilizzano i barattoli e poi li lascio così raffreddare. Allora qua mi sono usciti 8 o altri 6 in cantina, per cui faccio questo, faccio tipo una quindicina di pere, faccio una quindicina di pesche, che più avanti quando sarà le pere estive faremo anche il succo di pere. Trovo bene con questa organizzazione, anche quando vanno i miei figli a scuola io le do in questi bottiglietti piccoli e lo riempio con il succo, per evitare di dare tipo questi qua che loro di solito amano. Io direi che è molto più al 100% frutta questo che facciamo noi, non quello che compriamo.
Mi è rimasto un altro lavoro da fare, adesso è già sera. Voglio dare un po' di concime alle rose, alle ortensie. Allora, visto che quando ho impiantato le ortensie erano già belle grandi, quest'anno sicuramente soffrono un po', ok? Perché loro si impiantano quando sono più piccole. In teoria dovrei avere le ortensie molto più belle il prossimo anno. Adesso loro si devono rinforzare le radici e le do un po' di concime, un po' alle rose, un po' comunque ho notato che quando le do le concime ogni 15 giorni, non dipende di quello che voi comprate, vedete che c'è scritto sulla modalità di uso. Però ho notato che quando gli do questi aiutini così biologici, comunque li vedo che la foglia è più verde, insomma, li aiutiamo molto, soprattutto adesso che fa molto caldo, direi la sera tardi, di darle un po' di aiutini così. Allora sai che l'ho tutta. Ah, Sì, così non ne prendi più. per quello sì. Mamma mia. Ma me ne faccio tipo nero? Allora facciamo tutta le rosette. Così se non sai. Sì, così sarai. I